La mafia. L'avete vista in tantissimi film, l'avete sentita probabilmente in tantissimi racconti stereotipati sull'Italia, ma qual è la sua realtà? E che forme assume al giorno d'oggi? Dunque, cominciamo con le sue origini. La mafia, nella forma in cui la conosciamo oggi, risale più o meno ai primi tempi dell'Unità d'Italia, quindi intorno alla metà dell'Ottocento. Ma le sue origini vere e proprie hanno delle radici molto molto più distanti e più profonde nella storia. E la storia della mafia è molto complessa, quindi io cercherò di semplificarla ai fini di questo video. Dunque, i grandi proprietari terrieri feudali nell'attuale Sud Italia pagavano dei gruppi armati per sopprimere eventuali rivolte da parte dei contadini che lavoravano sulle loro terre, sia per riscuotere le tasse dai contadini stessi. Insomma, nel corso del tempo si è consolidato questo rapporto tra i potenti e la mafia ed era un rapporto basato sia sulla protezione reciproca, sia sul dominio territoriale garantito da costanti minacce di distruzione dei campi e dei terreni, sia poi più tardi di attività commerciali di vario tipo. Poi, man mano che la nobiltà feudale perdeva sempre più potere e cominciava a sfaldarsi come classe sociale, la mafia cominciò piano piano a prendere il suo posto, ma in modo illegale, in questo ruolo di padroni dei territori. E questo meccanismo della tassa ha continuato poi a garantire alla mafia il controllo su terreni e su attività commerciali e è andata evolvendosi fino a diventare quello che è oggi conosciuto come pizzo oppure come racket. Il pizzo è una cosa che dalla mafia viene spacciato come una tassa per la protezione dei commercianti e dei contadini da eventuali criminali, ladri, eccetera, che possano minacciare la loro attività commerciale. Ma la realtà è che il pizzo è semplicemente un pagamento obbligato per tutti coloro che in una certa zona hanno o dei campi coltivati o qualche attività commerciale, un negozio per esempio, per garantire che la mafia non crei loro dei problemi distruggendo i loro negozi, bruciando i loro campi o facendo del male alle loro famiglie. Quindi il pizzo serve essenzialmente a proteggersi dalla mafia stessa. Oggi in Italia ci sono 4 tipi principali di mafia che hanno un nome vero e proprio. Il primo, più famoso, forse è Cosa Nostra. Cosa Nostra è la mafia siciliana, cioè è il nome che la mafia assume in Sicilia. Poi, a seconda delle regioni, la mafia assume un nome diverso. Generalmente, a grandi linee, in Calabria si chiama 'ndrangheta, in Campania si chiama Camorra e in Puglia si chiama Sacra Corona Unita. Per quanto al sud la mafia sia più evidente, più ovvia nel suo agire nell'illegalità, comunque anche in tutto il resto d'Italia la mafia ha delle radici abbastanza profonde e forse più subdole e meno evidenti, perché spesso i mafiosi investono, soprattutto al nord, in attività commerciali legali per riciclare il denaro che invece hanno guadagnato grazie alle attività illecite, illegali. E poi nelle istituzioni italiane purtroppo non è raro che emergano dei casi di qualche politico che è corrotto e colluso con la mafia e che quindi magari ha approvato delle leggi o manipolato la giustizia in favore della mafia in cambio di dei favori e del denaro da parte della mafia stessa. La mafia poi non esiste solo in Italia,
ma esiste anche all'estero, soprattutto nei paesi in cui gli italiani sono emigrati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, soprattutto negli Stati Uniti, ed è qui che è nato il fenomeno della romanticizzazione della mafia nei media. È una cosa di cui ho già parlato brevemente in un altro video, ma qui vorrei parlarne un po' più in profondità. C'è una quantità enorme di film e serie TV che vedono i mafiosi come protagonisti e che creano in questo modo una percezione della mafia come qualcosa di affascinante, entusiasmante, un po' misterioso e pieno di stile, no? Secondo me una grossa parte di questa percezione è data dal fatto che in questi film viene ostentato il sistema d'onore dei mafiosi, che è essenzialmente un sistema basato sui legami familiari tra mafiosi e sull'omertà. L'omertà è un principio tipico della mafia che consiste essenzialmente nel non parlare mai con la polizia, fare sempre finta di non sapere niente quando si viene interrogati per proteggere i propri compagni mafiosi, quindi non tradire mai gli altri mafiosi. E questo principio dell'omertà è reso particolarmente forte dal fatto che tradire gli altri mafiosi, i propri compagni mafiosi, è un po' come tradire la propria famiglia. Anzi, molto spesso è letteralmente come tradire la propria famiglia, perché spesso i mafiosi o sono imparentati tra loro o tra clan mafiosi diversi creano apposta dei legami familiari sposando le figlie o le sorelle di altri mafiosi. Ma non c'è nulla di più sbagliato che considerare i mafiosi delle persone d'onore. I mafiosi sono e resteranno sempre e solo dei criminali che hanno rovinato e distrutto le vite di tantissime persone e sono un cancro della società. E ci sono tantissime persone che però con moltissimo coraggio hanno deciso di dedicare la loro vita a combattere questo cancro. Due personaggi che sono considerati quasi i padri della lotta alla mafia sono i due giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 hanno creato il cosiddetto pool antimafia. Il pool antimafia è un gruppo di magistrati che si occupano tutti di una cosa sola, cioè quella di raccogliere informazioni per aiutare le indagini contro i mafiosi. Poi la nascita di questo pool antimafia ha portato anche al cosiddetto maxi processo, che è stato questo processo enorme che ha causato l'incarcerazione e la condanna di tantissimi mafiosi, di decine di mafiosi molto importanti. Per via della loro attività così importante nella lotta alla mafia, purtroppo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati assassinati in degli attentati organizzati dalla mafia, in due attentati separati a circa 2 mesi di distanza l'uno dall'altro, nel 1992. Ma da allora la loro memoria è rimasta viva e molto forte e sono tuttora dei simboli molto importanti della lotta alla mafia. Un altro simbolo molto importante della lotta alla mafia, che risale a qualche anno prima della storia di Falcone e Borsellino, è Peppino Impastato. Peppino Impastato è stata una voce molto importante nella denuncia pubblica delle attività mafiose ed è stato particolarmente importante anche perché lui stesso veniva da una famiglia che aveva dei rapporti molto molto stretti con la mafia. Però lui stesso, riconoscendo quanto le attività della sua stessa famiglia fossero nocive alla società e fossero immorali, oltre che ovviamente illegali, decide di aprire una radio, un programma radiofonico chiamato Radio Out, nel quale parlava apertamente e pubblicamente
delle attività mafiose, dei soprusi e degli abusi compiuti dai mafiosi, quindi denunciandoli a un pubblico abbastanza grande, e la sua voce si è fatta sentire così forte nella denuncia delle attività mafiose che la mafia ha cominciato a percepirlo come una minaccia, e quindi anche lui nel 1978 è stato assassinato dalla mafia, che ha deciso di metterlo a tacere in questo modo. Se vi interessa la storia di Peppino Impastato, c'è un film bellissimo che si chiama I 100 passi, che racconta proprio la storia di Peppino Impastato. E credo che sia un film fatto molto bene e che fa arrivare in modo efficace le idee di Peppino e ti fa sentire veramente tutte le ingiustizie che lui sentiva con tanta intensità. Lo sai com'è papà? No, com'è papà? Un po' antico, ma non è cattivo. Non è cattivo. È un po' antico. Ma papà non è cattivo. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. Sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, conta e cammina. Vai. 1, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ammonino, perché? Ah, un sotano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te. E invece sono loro i padroni di Cinisi. E mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri. Non è... Al giorno d'oggi ci sono anche tante associazioni che si occupano della lotta alla mafia. La più importante forse sul panorama italiano è Libera. Libera si occupa della lotta alla mafia più a livello sociale. Per esempio, Libera Terra, che è un ramo di Libera, si occupa di riutilizzare le terre conquistate alla mafia per ridistribuirle alle cooperative agricole della zona, in modo tale che questi territori confiscati alla mafia vengano utilizzati per coltivare dei prodotti in modo legale e soprattutto anche nel rispetto dei diritti dei lavoratori, cosa che è generalmente, ovviamente, ignorata completamente nelle terre occupate dalla mafia. E poi Libera organizza spesso attività di tantissimi tipi allo scopo di educare la popolazione alla legalità e di promuovere in generale la legalità. Quindi di cambiare la mentalità delle persone, facendo capire loro che si può vivere bene, si può vivere una vita senza ricorrere all'illegalità e senza associarsi alla mafia. Sull'argomento mafia si potrebbe parlare per ore, all'infinito secondo me. Però questi erano un po' di concetti chiave per darvi un'idea realistica di cos'è veramente la mafia, per darvi un'idea di qual è il suo ruolo nella società italiana e per farvi capire un po' in che modo va a danneggiare il tessuto sociale italiano, l'economia italiana, la politica italiana. Spero che sia stato sufficientemente esplicativo come video e spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!